Benvenuti ragazzi a un nuovo episodio della birretta del duellante. Come vedete ho dovuto fare un restyling della location, dato che è casa mia, e anche un restyling della crapa. Oggi volevo portare un altro archetipo, a differenza dei Noid dello scorso video, e da come avete già visto nel titolo del video si parlerà di DDD. DDD, perfetto, l'acronimo deriva da Different Dimension Demon, che dovrebbero essere i demoni di un'altra dimensione. Per prima cosa dobbiamo parlare di altre carte quali DDD Reroll e DDD Risorse Umane. Questo ci fa capire che l'imperatore che si vede nelle carte, nella fattispecie sono trappole, viene ispirato a un board game già esistente. This is Warhammer. Warhammer. Perché? Perché l'imperatore del mondo di Yugi, annoiato dalla sua vita da reggente, i ricchi si annoiano sempre, mettiamola così, e incomincia a giocare a questo board game tridimensionale con le miniature, e nelle carte vediamo che le miniature raffigurano proprio di pari passo i mostri dell'archetipo. In risorse umane vediamo infatti questo grandissimo omone che sta schierando le sue miniature sul campo di battaglia. Perfetto, dopo questa introduzione minima partiamo subito parlando dei pendoli. Bene o male i mostri dell'archetipo sono quasi tutti dei mostri pendulum, e la maggior parte di questi mostri pendulum sono ispirati ai grandi scienziati del passato, quali Copernico, Galileo, Keplero, Nikola Tesla, Newton e Thomas Edison. Quasi come a dire che queste menti stiano nelle retrovie del gioco di Warhammer, appunto per pianificare attacchi, e gli eroi che più avanti andremo a vedere combatteranno in prima linea. Non starò qua a dilungarmi troppo su altri, tipo Cesare, Dario, Alessandro, che sono ispirati ad Alessandro Magno, Cesare Augusto, il condottiero e il primo imperatore romano, e Dario, che era un re persiano. Quindi partiamo con Baphomet e Lili. Chi sono Baphomet e Lili? Sono dei diavoli. Se volete saperne di più, andate a guardarvi il video precedente, perché ve li dovete guardare i video. Lamia è una figura mitologica greca ispirata a una metà donna e metà serpente, niente di più, niente di meno. Orthros è un personaggio della mitologia greca che è fratello di Cerbero, della Chimera e dell'Idra di Lernia. Si dice che sia anche padre della Sfinge e del leone di Nemea. Di solito è raffigurato sia nei vasi che in altri dipinti, è raffigurato come un cane bicefalo avente la coda di un serpente. Nella carta è pressoché identico, solo per il fatto che non ha zampe anteriori. Perfetto, di Pandora. Pandora chi era? Era colei che, aprendo il vaso contenente tutti i mali del mondo, condanna l'umanità alla sofferenza. Nella carta infatti lei fa proprio parte di questo scrigno. Si vede questo scrigno qua con sopra questa figura femminile e una serratura sullo scrigno. Leonidas, il pendolo. Leonida è il re spartano che condusse i suoi uomini alla battaglia dei Termopili contro i persiani. Arriviamo un attimino a quelli un po' più ficcanti, quindi Gilgamesh il Link è un eroe protagonista dell'omonimo poema assiro-babilonese. Gilgamesh fu un re con straordinarie abilità e grande guerriero, infatti nella carta viene raffigurato che ha sia in mano che sulla schiena molteplici armi di ogni tipo. E il nome, il re dell'abisso Gilgamesh, potrebbe far riferimento al fatto che suo fratello Enkidu, nella mitologia, fosse il contrario, esattamente il contrario di lui, quindi una bestia incontrollabile, priva di onore e di prodezze specifiche, come una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Passiamo a Siegfried il Sincro. Viene da Siegfriedo, che è un eroe guerriero protagonista della saga dei Nibelunghi, un famoso racconto tedesco. Per amore di Brumilde, Siegfried scala la montagna e va a uccidere un drago a guardia della suddetta donna. Quando ammazza la bestia si cosparge del sangue di essa, così da rendersi immune a vari incantesimi di ogni tipo, quasi un'invulnerabilità alla magia. Infatti nella carta, come effetto, può negare magie e trappole una volta a turno. Beowulf chi è? Un altro re germanico, anch'esso protagonista di un poema germanico chiamato Beowulfengrenden. Nella lingua norrena, antica norrena, il nome letteralmente vuol dire lupo delle api, con un'assonanza tra B e Wolf, poiché in diverse versioni il personaggio uccise un orso. Nella carta è raffigurato pressoché come un uomo lupo, quindi penso che gli art designer della Konami si siano ispirati ad altre versioni più moderne. Kali Yuga. Nella mitologia induista, Kali Yuga è l'ultimo dei 4 Yuga. 4 Yuga dovrebbero essere, bene o male, dei periodi dell'Apocalisse, e Kali Yuga è l'ultimo di essi. Dopo la fine del mondo, infatti, ricomincerà con un nuovo Satya Yuga, che sarebbe una sorta di età dell'oro per l'umanità. Il Kali del Kali Yuga è un demone nella mitologia induista, infatti nella carta è raffigurato come un sovrano demoniaco, cosa che ha in comune anche con Ragnarok.
Il Ragnarok è un'altra apocalisse descritta nell'Edda riguardante la cosmogonia norrena. Il Ragnarok è la fine di tutti i tempi, dove gli Aesir e i Vanir si uccideranno a vicenda. Quindi un bel massacro, una bella mattanza di dei norreni, tra i quali Thor, che verrà ucciso dalla Jormungandr, che a sua volta il serpente del mondo ucciderà Thor iniettandogli il veleno, e bla 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 bla. Parliamo di Apocalisse ed Armageddon. Bene o male vogliono dire la stessa cosa, ma con Armageddon si vuole più che altro sottolineare la guerra tra i re della terra incitati da Satana contro Dio stesso. L'Apocalisse invece è ciò che racchiude tutto questo racconto. Secondo la Bibbia e il Nuovo Testamento, 3 spiriti immondi alla fine dei tempi radunerebbero tutti i re della terra per andare contro Dio. Infatti in Yugi Armageddon ha 3 carte dedicate, oltre alla carta normale del mostro con effetto pendolo, che sono esattamente il sincro, l'Ixis e la fusione. Invece l'Apocalisse ne ha soltanto una. Un'altra menzione molto carina che non fa tanto testo a questa sorta di mitologia è Didi Ghost. Simpatica come situazione, dato che fa riferimento al gatto di Schrödinger. Nella carta è raffigurata questa sorta di prisma ambrato, quasi come la birra, magari proprio un prisma di birra. Al suo interno si vede la forma, la silhouette di un gatto nero. Questo fa riferimento al paradosso di Schrödinger. Se tu infili un cazzo di gatto in una scatola con dentro del veleno, non sai mai se il gatto sia morto o vivo. E esattamente in tutti e 2 i campi, sia morto che vivo, finché tu non aprirai la scatola. Non so come mai la Konami abbia voluto dare questa chicchetta, però è abbastanza carina. Posso fare nazista? Non si dice Schrödinger. Schrödinger è Schrödinger. Niente, piccolo appunto, è Schrödinger. Siamo arrivati anche oggi, ragazzi, alla fine di questa puntata della nuova birretta del duellante. E mi raccomando, stay tuned, mettete mi piace, commentate, fate un po' il cazzo che volete, tanto i video li faccio perché mi piace farli, quindi saranno anche cazzi miei. E ci vediamo alla prossima e mi raccomando, dateci soldi perché questo finisce.